Alberta, grazie per essere qui intanto, Grazie. per questa intervista e io partirei dall'inizio Sì. per un po', diciamo, dare un po' di contesto a chi ci segue, chi vedrà la puntata, con chi siamo oggi, che è Certo. Alberta. Sono Alberta, ho sempre lavorato nel mondo dei media, per lo più nell'editoria indipendente, ma mi sono sempre occupata della relazione con i brand, quindi Ok, dello sviluppo di progetti con i brand della moda e del lusso. ok, E oggi sono responsabile dei progetti speciali e degli eventi di Cabana, che è un po' un unicum nel settore. Cabana nasce 10 anni fa, più di 10 anni fa, come magazine. Ad oggi è considerato lo couture dei magazine dell'editoria ed è un po' un unicum perché appunto oltre ad essere un progetto editoriale elevatissimo, Cabana è anche un brand con delle collezioni di prodotto, delle collaborazioni, capsule, poi ha tutto appunto un mondo molto ricco di eventi, di progetti speciali che facciamo appunto o per il brand o in collaborazione con maison della moda, del gioiello, con realtà culturali, con hospitality, quindi è veramente un mondo molto molto vario. molto, molto insomma, Sì, frenetico anche, eclettico, assolutamente. frenetico, sì, divertente. Ok, facendo un passo indietro e parlando un po' del percorso, no, che ti ha portato in cabana, qual è stato magari l'aspetto che ti ha acceso e ti ha fatto capire, ok, questo è il mio percorso, questo è quello che effettivamente voglio fare nella mia vita, Andando a ritroso ok? così, direi che ci sono due momenti un po'. Uno proprio risale ai tempi dell'università, quando io ho studiato economia e gestione dei beni culturali, nei primi anni in cui Ok, nasceva questa facoltà e poi da ex ballerina così avevo sempre pensato di lavorare nel mondo della cultura più tout court, ok, quindi non so, mi vedevo nel mondo delle fondazioni liriche. ok, E poi all'università feci questo corso sugli eventi, erano poi i tempi di ripensare delle Olimpiadi di Torino, ah, quindi 2006, ok, esatto, quindi con quel magnifico evento che realizzò Balic. ok, 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 E lì molto... mi si aprì il mondo e dissi, no, forse appunto mi sposto da questa idea più dell'è e mi piacerebbe così approfondire il mondo degli eventi. Perché no? Perché no? E quindi quella è stata, diciamo, nel percorso Primo il sliding primo door, sliding ok. door, esatto. E poi in realtà dopo l'università ho iniziato a lavorare in un'agenzia che si occupava più che altro di service per le aziende, quindi non c'era nulla di parte creativa, Ok. quindi poi non ero pienamente, cioè non sentivo che fosse proprio il mio, ho tenuto duro perché poi i primi anni devi Un po' resistere. resistere, esatto. E poi un po' un aneddoto, perché ero in treno, leggevo questo settimanale, Ok. questa intervista a Martina Mondadori, che poi è appunto la La founder founder di di Gabbana, Cabana, ok. è una cosa abbastanza personale, poi c'era un trafiletto e dice Martina ha fondato questa boutique agency a Milano di marketing culturale e lì mi si è accesa, cioè La adesso lampadina, tutti marketing culturale ci viene in mente un po' cos'è, no? ok. Però appunto all'epoca, ti dico, la mia facoltà era nei primi anni Ok. che nasce, quindi non Un era... po' pioniera, Sì, ok. e quindi ho detto, ma io questa cosa boh, la voglio Approfondire. approfondire, ma così sono andata online, ho cercato, c'era un Che sito, ho cos'è? mandato a info il mio curriculum e poi feci questo colloquio con quella che attualmente è la direttrice editoriale di Cabana. All'epoca Cabana non esisteva, ma direi che appunto da lì appunto sto continuando a lavorare con Martina, con gran parte di quel team, anche se poi quella è una realtà che non esiste più Ok. e quindi insomma abbastanza chiaro un altro... Sì. Che direzione, insomma, intraprendere. Ok. E durante questi anni, insomma, che ormai quanti anni sono che stai in Cabana adesso? Ma no, in Cabana sono quasi 4 anni, Ok. però appunto ho iniziato a lavorare con
un po' in questo mondo con Martina Mondadori, allora suo socio e con appunto parte del team attuale Ok, di Cabana, perché lì c'erano altri progetti, era 2011-2012, quindi insomma un ok, po' di anni fa. qualche anno fa. Una domanda invece, parlando sempre del percorso, se c'è stato, nonostante ecco, la passione, nonostante no, un po' la vocazione che hai capito, no, con questi esempi che mi hai fornito, se c'è stato un momento in cui invece hai pensato è questa la mia strada, ho preso la strada giusta, c'è stato un momento in cui hai messo in dubbio questo o ti sei messo in dubbio tu se effettivamente stavi facendo qualcosa, cioè quello che effettivamente volevi fare, dove ti vedevi. Sì, sì. Ma sai, adesso come la raccontiamo sembra tutto lineare, poi la vita delle persone non è Non è lineare lineare, assolutamente. quindi tra questo percorso che sembra senza intoppi, no, ho fatto tante altre cose, appunto strade si sono divise, Poi poi si sono si sono riunite. riunite, quindi senz'altro c'è stato un momento, ci sono stati dei momenti in cui l'ho proprio presa la strada sbagliata, Ok, magari, o sì, quella che poi non era per me, non mi rendeva felice, in cui non mi sentivo realizzata e che potessi dare a pieno quello che... certo. E sì, non sono momenti facili, ma penso che boh, nel mio caso è stato importante non perdere la fiducia un po', no? In me stessa, nelle capacità, in quello che avevo fatto prima. Ti aiutano le persone che hai attorno. Stiamo parlando di percorsi professionali, quindi colleghi, ex colleghi, così che con cui nascono poi spesso, per fortuna, dei Di rapporti rapporti personali, d'amicizia assolutamente sì. e quindi, sai, al di là della famiglia o degli amici, che vabbè, loro ti vogliono bene, per cui. Certo, Però, insomma, anche invece chi incontri nella tua vita professionale poi ti sta vicino, ti aiuta molto nel trovare la fiducia in te stesso, nel mondo del lavoro, no? Ti ricordi di quante cose si sono fatte insieme, gli certo, ostacoli che si certo. sono superati e quindi questo, poi ritrovare, avere fiducia in se stessi, ti spinge anche poi, anche se prendi una strada sbagliata, o pensi a tirarti sulle maniche e dire ok, ci Certo. si può, Troviamo una sì, soluzione. troviamo una soluzione, forse questo non è il mio percorso e trovare altri. Poi una cosa anche penso, anche nei momenti, appunto nelle realtà che uno non sente proprio e così, ma c'è sempre un qualcosa di positivo, un ostacolo appunto che si riesce a superare, ti dà comunque una Ti fortifica, grande, ti penso, no? Nel fortifica, senso, esatto. E poi boh, io penso anche a contesti appunto che non sentivo tanto miei, ma in cui per esempio ho conosciuto delle persone che mi porto tuttora tuttora nel cuore. nel cuore e con cui insomma si rimane in contatto, quindi dai, in ogni situazione c'è, Trovare il sì, positivo. trovare il No, positivo. no, io sottoscrivo anche, penso, no, nelle difficoltà, è un po' anche nelle difficoltà che tu forgi il Eh carattere, sì, un po' per conseguenza devi tirare fuori il meglio di te, no? sì, Quindi, ecco, quello che penso è nelle difficoltà anche, no? C'è sempre, se lo guardi nella maniera positiva, come dicevi te, il seme per un'occasione, un un cambiamento anche cambiamento perché a volte siamo assolutamente, un po' assolutamente, seduti magari assolutamente. e alla fine sì, è la situazione di discomfort Ti che dà quella spinta al spinta a uscire un po' cambiamento. dalla zona di comfort, Sì, no? Può essere no, anche visto in maniera costruttiva, il sì, fatto delle difficoltà, di trovare un po', no? Che la strada non è sempre spianata, ma ci sono un po' delle trappole, delle, no, assolutamente. scoscesa e Sì, quindi, no, sì, può però darti, no, quel valore in più che poi ti fa fare la differenza in futuro. sì, Bene, bene. Ho invece un'altra domanda in merito a, spostandoci un po' più sul Made in Italy, che sì, è appunto no, materia che trattiamo. sì. Se c'è una definizione per te di Made in Italy, non una definizione che deve essere per forza, diciamo, trovata nei vocabolari o sull'enciclopedia, ma se, ecco, per te c'è una definizione, che cosa significa per te Made in Italy?
Beh, Made in Italy non ci si può esimere dal pensare a tutte le maestranze, l'eccellenza dell'artigianalità che abbiamo noi, che secondo me però appunto nel Made in Italy è associata a questa creatività che io direi quasi, cioè, gli italiani hanno una spontanea creatività, non so come dire. E, e secondo me questo rende, cioè la mia definizione di Made in Assolutamente Italy. sì. Poi, guarda, io lavoro tanto con l'estero e appunto abbiamo tanto da imparare dagli altri paesi, però a volte anche appunto con i miei colleghi così restiamo sorpresi da come negli altri paesi trovino così quasi geniale un po' il nostro problem solving, no? Il nostro Lato creativo anche nelle Quindi difficoltà. secondo me il Made in Italy non è solo nel prodotto, cioè per mia esperienza secondo me c'è proprio un atteggiamento, un po' un'attitude Ok, Made in ok. Italy che è il trasformare l'ostacolo in opportunità, cioè avere quella flessibilità Mentale. mentale per cui appunto davanti un po' all'inatteso, sia all'ostacolo, alla criticità, comunque trovi quel Quel twist, guizzo in più. sì, sì, Ok. per farlo diventare appunto un qualcosa di nuovo, un qualcosa di riuscito, un qualcosa di più bello da quello che doveva essere. Questo secondo me è intrinseco nella nostra un Nel po', nel nostro nostro DNA DNA. e dobbiamo ricordarci. Invece tornando più su Alberta persona, per il lavoro che fai, per la persona che sei, da qua a 20-30 anni, come vorresti che le persone ricordassero il tuo lavoro? A livello umano, ok? Come diciamo valore umano che Alberta dà in più in quello che fa. Ma guarda, noi appunto, soprattutto in passato ho lavorato in ambienti anche molto Ok, frenetici, quindi e sono considerata una abbastanza demanding, un po' ok, intransigente ok. anche, però appunto, visto che ormai, come dicevamo, ho un discreto bagaglio Un alle bagaglio di spalle di esperienza. esperienza, cioè quello che mi dico anch'io è di così sempre un po' essere in ascolto nelle persone, cercare di capire le persone. Quindi adesso io cerco molto di esserci, quindi se appunto spero di essere ricordata comunque, cioè ricordata poi sì, come una persona che non si è voltata dall'altra parte, che ha cercato di capire comunque un contesto, alla fine come dici tu, siamo dei professionisti, ma siamo delle persone, ogni persona è nel suo percorso, è in evoluzione, quindi avere sempre un po' questa apertura. Ok. Spero Di essere ricordata così. esatto, sì, Ok, sì, sì. ok. Cioè magari anche cioè di essere stato un supporto, ma anche a volte di essere stata quella che magari ha spronato, però che insomma non si è voltata dall'altra parte. Invece, per quanto riguarda delle lezioni, o magari un aneddoto che ti è rimasto in particolare più in mente di questi anni, che ricordi tutt'oggi con piacere, c'è un qualcosa che, non so, un'esperienza, una lezione che magari un'altra persona ti ha donato, ti ha condiviso, magari un episodio Ma guarda, che appunto, vorresti condividere con noi? ma io ho avuto appunto la fortuna di conoscere l'anno scorso, direi, e di accogliere in una situazione piuttosto intima, perché eravamo una decina di persone, Lina Nair, che è la Global CEO di Chanel, e quando lei era in questa stanza, eravamo in un salotto, un po' parlavamo come io e te adesso, Ok? c'era veramente ehm,
un'elettricità che abbiamo percepito un po' tutti, ma che derivava dall'ascolto proprio che lei aveva, cioè lei ha fatto tipo un giro di Ok, tavolo in cui ha chiesto a ciascuno, ma anche, non so, la signora che le ha aperto la porta, un wow. po' qual era il suo percorso, qual erano le Spontanea sue curiosità. aspirazioni, Ok, esatto. E questo appunto da una manager del suo della sua calibro, caratura. boh, è stato appunto per me e non solo per me, perché poi ce lo siamo un po' detti tutti, un insegnamento che da tenere veramente stretto e come promemoria nella nostra poi quotidianità, che è senz'altro più semplice, meno Certo, irta certo, di certo. ostacoli e cose Ok, da risolvere. Sì, ok. direi così. Alberta, grazie mille per questa chiacchierata, è stato Grazie un a te. piacere e abbiamo finito. Perfetto.